Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale. Io sono Annalisa ed oggi il progetto creativo ci vedrà coinvolti nel realizzare questo simpatico scaldacollo. Il punto che andremo a lavorare sarà estremamente facile, così da poter essere realizzato da chiunque, anche da chi ha le prime armi. È uno scaldacollo nato per un ragazzo, ma tranquillamente adattabile anche a noi ragazze. Quindi è un progetto versatile, facile e veloce da realizzare. Ora vi chiedo di inserirmi un pollicino su se vi piace come progetto e di condividere i nostri video. Grazie come sempre per l'attenzione e l'affetto che ci dimostrate ed ora insieme iniziamo questo simpatico progetto molto facile. Allora, per realizzare questo scaldacollo utilizzerò la lana della casa Ofelia linea Emma, la casa consiglia dei ferri o degli uncinetti numero 10 e ogni gomitolone è composto da 50 grammi di 50 grammi di gomitolo e lungo 71 metri. Allora, io per questo tipo di lavorazione, è una lana morbidissima, a me piace veramente tanto, utilizzerò dei ferri circolari con una punta da 8 e un cavo da 40 e un marcapunto per aiutarmi nel dividere la lavorazione. Sarà uno scaldacollo estremamente facile, adatto a chiunque, sia per maschietti che per femminucce, ma anche, lo possono lavorare anche chi è veramente alle prime armi. Avvierò per questo scaldacollo 55 punti. Opla. Cappietto 1, 2, 3, 4, avviate 55 punti sul ferro e ci vediamo tra poco. Allora, lavoriamo un altro punto ancora, abbiamo appena ultimato il nostro 55esimo punto che ci occorrerà poi per poter chiudere la lavorazione in tondo. Chi lavora invece con i ferri tradizionali basteranno i soliti 55 punti. Allora, passo da quest'altro lato, vedete, allineo il lavoro, passo da quest'altro lato il punto 56esimo, vedete, opla. E poi andiamo a lavorare insieme, opla, perdonate, passo 1 e passo 2. Opla. Lavorerò insieme i due punti, 1 e 2. Così facendo avrò unito la mia lavorazione. Ora da questo momento in poi io andrò ad inserire un marcapunto, così saprò sempre dove inizia il mio lavoro. Vedete? Ora continuiamo nel lavorare a dritto, quindi andiamo a caricare tutti i punti. E questo è il nostro primo giro, vedete? Quindi lavorate tutti i punti a dritto, ci vediamo non appena avremo concluso questo primo giro. Secondo giro, poiché sto lavorando con i ferri circolari, se continuo con il ferro a dritto, io qui avrò la maglia rasata, invece io ora andrò a lavorare a rovescio, così avrò un'alternanza di un punto a dritto ed uno a rovescio. Vedete?
così mi creerà questo bordino sulla lavorazione. Continuate così tutto il ferro e ci vediamo al terzo giro. Allora, ecco qua, ho completato il secondo giro, ora il terzo lo lavorerò come il primo, cioè a punto dritto. Quindi prenderò il lavoro tutto a dritto. Per chi lavora con i ferri tradizionali, per creare questo bordino, in pratica dovete lavorare due ferri, il primo a dritto e il secondo a rovescio, quindi avrete la maglia rasata, e poi magari il terzo lo fate di nuovo a rovescio, così vi creerà questo bordino differente rispetto alla lavorazione che state facendo. Io invece, lavorando con i ferri circolari, lavorerò il primo a dritto, il secondo a rovescio, così mi crea il bordino, e poi ripeterò il terzo a dritto, il quarto ancora a dritto e il quinto a rovescio, e sarà ora così l'intervallo, cioè due ferri dritti e uno rovescio, e mi creeranno questo motivo così delicato sullo scaldacollo. Quindi completato anche questo giro e ci vediamo al prossimo. Completato anche il terzo giro, ora lavoro il quarto, sempre a dritto. Così creiamo lo stacco dal lavoro che abbiamo fatto in precedenza. Vedete? Si crea un po' di margine tra l'uno e l'altro. Ora continuate così e ci vediamo al prossimo giro. Allora, finito anche il quarto giro, il quinto abbiamo detto lo ripetiamo a rovescio, così da creare di nuovo il nostro bordino. Allora, da questo momento in poi la sequenza sarà questo ferro qui a rovescio, due dritti e un rovescio, fino a raggiungere l'altezza desiderata. Quindi alternerete sempre due dritti e un rovescio fino ad arrivare all'altezza vostra dello scaldacollo. È un motivo molto semplice che può realizzare veramente chiunque, anche chi ha le prime armi. Vedete come si presenta la lavorazione? Ok, continuate ora così e ci vedremo al lavoro poi più avanzato. Allora, eccomi qui, vedete, sono arrivata ai miei 30 cm, qualcosina in più. Ora andrò a chiudere la mia lavorazione. In totale sono 18 gruppi, io li conto dal punto a rilievo, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, che è questo ultimo. L'ultimo punto io ho lavorato già il primo giro a dritto, ops, è già caduto il marcapunto, e ora all'ultimo punto, all'ultimo giro a dritto, io andrò semplicemente a chiudere ora la lavorazione, e lo faremo nel seguente modo. Lavoro la prima maglia, vedete, anche la seconda, a cavallo la prima sulla seconda, vedete, prendo il punto, lo faccio passare e tiro, stessa roba, punto successivo lo lavoro, prendo quello precedente e a cavallo, lavoro, prendo e a cavallo, e ora farò così per tutto il giro, e così facendo avrò chiuso la mia lavorazione. Quindi ora procedete nel seguente modo e ci vediamo tra poco. Chiudetelo in modo morbido, non tirate troppo, così il bordino non tirerà al collo poi della persona che dovrà indossarlo, ok? Quindi continuate e ci vediamo tra poco. Allora, vedete, eccoci qua, sono giunta all'ultimo punto, lo lavoro, passo il filo e a questo punto posso anche tagliarlo.
e abbiamo chiuso così la nostra lavorazione. Ora con un aghetto da lana andremo a chiudere le codine, quindi allineare un po' la lavorazione sia superiore che sottostante, che avevamo la codina di inizio lavoro. Poi andremo ad applicare l'etichetta e il nostro lavoro sarà terminato. Allora vi faccio capire anche un po' la larghezza del nostro collo. Abbiamo detto che è largo 27 centimetri ed è lungo, ecco qua, circa, vedete, sui 30. Si è ritirato un po' nel momento in cui l'ho chiuso, ma vedete, basta stenderlo, appena si tocca si ritorna all'altezza normale. Sono 30 centimetri di lunghezza. È un collo veramente molto carino, unisex, che può indossare chiunque, visto la fantasia molto semplice. Spero che anche questo video vi sia gradito e come sempre vi invito a mettere un pollicino su e a condividere i nostri video. Grazie per l'attenzione, a presto.